Ciao a tutti e benvenuti su Mintitaro. Oggi volevo fare un video sugli abbinamenti di carte di tarocchi, quelli che si trovano solitamente nei manuali di tarocchi, o che vengono riportati dalla cosiddetta tradizione. Per esempio, cosa vogliono dire se appaiono tre re o quattro regine, oppure la morte insieme al Papa vuol dire questo, mentre il Papa insieme al due di coppe vuol dire quest'altro. Questo tipo di abbinamenti di due o più carte. Ehm, Si trovano solitamente appunto nei manuali di tarocchi delle liste ai piedi delle varie carte, no? Tipo la carta della morte e poi una serie di abbinamenti con altre carte, la morte insieme ad altre carte, con i significati correlati. Io sinceramente trovo questo tipo di liste di abbinamenti, se non sbagliate, almeno fuorvianti, perché danno l'impressione a chi si avvicina al mondo dei tarocchi che ci siano appunto degli abbinamenti rigidi che ogni volta che si presentano in una stesa vanno interpretati in un certo modo. Per questo spesso trovo tra i miei studenti delle persone che mi chiedono appunto, ah, ma cosa vuol dire questa carta accanto a quest'altra, come se quel significato fosse sempre, quell'interpretazione fosse univoca e rigida e debba essere utilizzata sempre. In realtà, come spiego quando faccio lezione, queste liste, se proprio bisogna leggerle, vanno prese soprattutto come spunti di riflessione, come esempi di come si dovrebbero approcciare gli abbinamenti di carte. Perché, come ho spiegato più volte in vari video, il significato della carta è influenzato da vari fattori, dalle carte vicino sicuramente, ma anche dalla domanda, dal contesto, dalla situazione di partenza del consultante e dal momento della lettura. La carta o le carte esprimono l'energia del qui e ora. Cosa vuol dire? Che lo stesso abbinamento, anche se fatto per lo stesso consultante, quindi con lo stesso contesto, con la stessa domanda, se lo faccio oggi vuol dire una cosa, se lo faccio domani vuol dire un'altra cosa, se lo trovo nella stesa. Inoltre, l'interpretazione delle carte, quindi degli abbinamenti tra carte, varia da cartomante a cartomante perché ognuno le interpreta con il proprio background che si trova nell'inconscio, quindi con i significati che si trovano all'interno del proprio inconscio e che, con cui si interpretano i vari simboli che si trovano nelle carte dei tarocchi. Quindi non ha senso neanche chiedere a qualcun altro di interpretare le carte uscite a noi, a mo' di conferma, perché a volte capita che ci sono delle persone che sono agli inizi nella lettura dei tarocchi che chiedono io le interpretai così, chi mi può aiutare nell'interpretazione, no? Magari in questi gruppi Facebook, però in realtà ognuno interpreta le carte in base al proprio background di conoscenza, ma anche al proprio inconscio. È un po' come l'interpretazione dei sogni, no? Quando, non so se vi è mai capitato di andare da uno psicologo e raccontare un sogno, non è che lo psicologo interpreta il sogno per voi, vi aiuta a trovare la corrispondenza tra il significato che ha per voi un certo simbolo e il simbolo che trovate nel sogno, perché ogni simbolo ha come dire, ha un'associazione diversa per ognuno di noi. Quindi queste liste di abbinamenti di carte in realtà
si basano su una concezione della lettura dei tarocchi rigida, stereotipata e meccanica soprattutto. Invece è fondamentale rimanere con la mente flessibile e non irrigidirsi in formule fisse. Per questo motivo io nei miei corsi do particolare importanza a varie tecniche e strategie che aumentano, cercano di aumentare la flessibilità mentale e quindi il contatto con la nostra intuizione. Io spero di aver chiarito bene il mio pensiero su queste liste di significati perché le trovo veramente, come dire, poco utili se non dannose, perché proprio danno il messaggio che in realtà ci siano delle formule valide sempre per interpretare le carte, quando anche il significato della singola carta non è rigido, tanto meno il significato di due carte abbinate insieme. Quindi consiglio mio, neanche le leggete queste liste di abbinamenti. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non avete già fatto e soprattutto attivare la campanella per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!